Buongiorno signori, sono Mauro Cominoli, il vostro pasticcere. Oggi facciamo una crostata di mele. Abbiamo già preparato la base di frolla, come potete notare. Cosa faremo? Una crema pasticcera e sopra metteremo delle mele e la metteremo a cuocere. Intanto ho preparato le mele, le ho sbucciate. Con la nostra mandolina le abbiamo tagliate tutte a fette sottili da 1 mm, 1 mm e mezzo. Dopo cosa facciamo? Per non farle annerire le mettiamo nell'acqua del limone mentre prepareremo la nostra crema pasticcera. Come potete notare, chiaramente se le dovessimo tagliare a mano sarebbe impossibile avere un risultato del genere perché non riusciremo neanche a mantenere lo stesso spessore. Per tagliare quelle mele in questo modo dovete per forza usare una mandolina. Io adesso finisco di tagliare bene tutte le mele. Le taglieremo così a spicchio, dopo le metteremo su a forma di fiore sopra la nostra crostata. Verrà una crostata simile a quella che esegue uno dei maestri più bravi che ci sono, si chiama Cédric Grolet. Per non segarci le dita e non avendo l'attrezzo naturalmente per la nostra mandolina, utilizzeremo una forchetta e faremo questo movimento. Ci viene praticamente le fettine senza farci del male. Dopodiché adesso iniziamo a preparare la nostra crema pasticcera. Ok, abbiamo tagliato le nostre mele, le lasciamo a mollo fino a quando le metteremo sopra la nostra torta prima di infornare, perché se noi andassimo a lasciarle lì asciutte l'ossido dell'aria farebbe diventare le mele nere. Ok, nel frattempo andiamo a preparare la nostra crema pasticcera. Eccoci, abbiamo fatto la nostra crema pasticcera, ora iniziamo a fare il montaggio della nostra torta. Come potete vedere ho tagliato le nostre fettine di mela e le sto inserendo praticamente dentro alla nostra torta come se fosse un fiore. Infiliamo le nostre fettine sempre a metà una dell'altra. Nel frattempo abbiamo portato il nostro forno a 170 gradi. Dopo andremo a spennellare un pochino le nostre mele con del burro fuso e la inforniamo. Il tempo per infornare la torta è abbastanza rilevante, in base a un pochino la doratura delle mele, perché la crema pasticcera è già stata cotta, non dobbiamo più fargli nulla. Quindi praticamente la nostra base di farolla è stata cotta a metà cottura, faremo un 15-20 minuti al massimo a 160 gradi. Poi andremo ad aggiungere qualche pezzetto dove manca naturalmente, per esaurire le ultime mele che abbiamo. E siamo a posto. Il risultato della nostra torta di mele. Ora cosa facciamo? Metteremo del burro fuso . Metteremo del burro fuso sopra spennellandolo alle nostre mele e la metteremo in forno per 15-20 minuti, 160-170 gradi. Mi raccomando, cari amici, adesso la mettiamo in forno. Prima prenderò un pochino di burro, metteremo un pochino di burro dentro una piccola ciotolina, la mettiamo al microonde per un attimo per far fondere un pezzettino di burro. Dopo con un pennello in silicone andremo a spennellare la nostra torta.
facciamo 30 secondi di forno microonde. Urca, che bello. Voglio vedere. Bello. Sei quasi... Ah, non l'hai ancora infornata? No, adesso lo infornerò. Perfetto, abbiamo finito di metterci il nostro burro, adesso la possiamo infornare, ricordatevi 15-20 minuti, 160 gradi. Eccoci, l'abbiamo sfornata, la nostra crostata di mele è pronta. Vi ringrazio come sempre, cari amici, mi raccomando, se vi è piaciuto il video iscrivetevi cliccando sopra la mia immagine e se volete essere aggiornati per le prossime ricette cliccate la campanella e grazie a tutti voi e ciao!